dico sempre io, di Modena o di Bologna, non c'è il tortellino di Modena e di Bologna, tant'è che, diciamo così, la patria del tortellino credo che sia stata identificata in Castelfranco Emilia, che è esattamente equidistante da Modena a Bologna, e Castelfranco Emilia, pensate, è in provincia di Modena, ma in diocesi di Bologna, quindi vedete come proprio le cose, ci stiamo litigando nel senso buono del termine un po' tutto. La nostra giornata incomincia con la produzione della gastronomia che potete trovare a Banco. Gastronomia tipica del nostro territorio, dalle nostre lasagne ai nostri prodotti da forno, oppure anche già piatti pronti come può essere una polpetta, le cotolette, ma soprattutto la nostra punta di diamante, i tortellini, come vuole la nostra tradizione. Quindi dalla signora che viene e si porta a casa i tortellini o la lasagna, ma anche il ragazzo che in pausa pranzo vuole semplicemente mangiarsi un buon panino con una buona mortadella. Tutto questo parte al mattino, alle 9:30 apriamo, fino però alle 13, dove abbassiamo la serranda, ma io e mio fratello ci trasferiamo nel retro della salumeria, dove potete trovare una piccola saletta dove facciamo ristorazione. L'azienda nasce nel 1605 dalla famiglia Giusti, che la tramanda fino al 1980, anno in cui abbiamo questo passaggio di famiglia generazionale. Mio papà, Adriano Morandi, ma tutti lo conoscevano come Nano, da gazzone di bottega, qual era a 16 anni, a 28 anni decide di rilevare l'azienda. Nel fine degli anni 80 papà pensò di trasformare il vecchio macello che era attaccato alla salumeria in un piccolo locale che attualmente è aperto solo a mezzogiorno, ha solo 4 tavoli, dove uno può scoprire la tradizione della cucina delle mamme e delle nonne, ma anche di alcuni piatti che risalgono al 1500. Da qui è partita la nostra nuova esperienza della ristorazione, perché prima la nostra famiglia era solo banconieri, quindi gestione di salumi, formaggi. Nel nostro menù sicuramente la pasta farisca è un punto di forza, dal tagliolino alla tagliatella, al maccherone al pettine, ma soprattutto il focus nostro è il tortellino. Benvenuti nella mia cucina, la cucina dell'Osteria Giusti, nella quale io lavoro da oltre 30 anni e mi accingo a cedere alla mia nipote Daniele, che è qui vicino a me. Per questa opportunità ho scelto di farvi vedere il procedimento della ricetta di tortellini, del mio tortellino, perché ovviamente le ricette di tortellini sono molteplici, non solo differenze tra Modena e Bologna, ma già all'interno della stessa Modena. Gli ingredienti del nostro tortellino sono 120 g di macinato di maiale, 80 di prosciutto crudo macinato 2 volte, 80 di mortadella macinata, 40 di pangrattato, 50 di parmigiano reggiano, sale, noce moscata e un uovo. Nonna, ma le quantità erano per quanti tortellini? Più o meno un chilo scarso di tortellini, 750 grammi, più o meno siamo lì. Poi tecnicamente la chiamiamo farcitura, ma noi a Modena? Beh, il pesto di tortellini, il pesto è ovviamente la fotografia di quello che sto facendo adesso, ecco. Quindi metto in una padella antiaderente macinato, senza mettere condimenti né olio né burro, niente, ci trasferiamo sul fuoco, a fuoco basso. Lo teniamo girato continuamente dal momento che non abbiamo messo condimenti né olio né niente, per cui andiamo tranquillamente con tanta pazienza. Vedete che sta cambiando il colore. Inoltre l'obiettivo è avere un composto sodo da poter Certo. lavorare con le mani, da poter posizionare sulla pasta comodamente senza dover utilizzare cucchiai, perché la velocità era tutto quando Certo. una volta si facevano i tortellini in famiglia. Aggiungendo dei grassi rischieremmo di avere un composto troppo morbido da dover poi lavorare con il cucchiaio, quindi in maniera un po' più scomoda, insomma. Allora a questo punto vedete ha cambiato completamente il colore, quindi vuol dire che la carne è cotta, ha perso tutto il sangue. Mi sposto fuori dal fuoco, aspetto un attimino perché è ancora troppo calda e comincio a reinserire il prosciutto crudo macinato 2 volte, la mortadella, pangrattato e poi inserisco il parmigiano reggiano. Un pizzico di sale, non tanto perché ricordiamo che sia il prosciutto che la mortadella è già salato, e un pizzico di noce moscata. Anche qui va a gusti, ma la noce moscata nel tortellino
è d'obbligo. Ci sono alcuni però che non la mettono. Sì, perché è un gusto un po' particolare, ma non si può pensare a un tortellino senza noce moscata. Per ultimo metto l'uovo, perché nel frattempo il tutto si è già raffreddato e l'uovo non rischia di cuocere, ma mi serve come legante. Ecco, allora a questo punto comincio a lavorare con le mani, il più bel strumento che ci sia stato dato. Come vedete lo lavoro proprio così, lo maltratto quasi, in modo che tutto si leghi magnificamente. Ti ricordi quando ho cominciato a lavorare qua per la prima volta? Al di là del pesto, che sicuramente per certi aspetti può anche essere semplice, la cosa più complessa è la pasta sicuramente. Beh, sicuramente. Daniele è pericoloso perché è interessato a tutto. Io non lo so, forse il DNA di mia suocera, che era una cuoca eccellente, io non sapevo cucinare nulla, nemmeno un uovo sodo, e la suocera, che è abbastanza anziana come suocera, la chiamavo nonna azzurra, aveva un nome bellissimo, dolcissimo, quasi come il suo sorriso. Ecco, questo qui è il pesto del tortellino. Adesso lo lascio riposare una mezz'oretta a temperatura ambiente, coperto con una pellicola, e io lascio il posto a Daniele che provvede a fare l'impasto della sfoglia. Bene, per la nostra pasta sfoglia utilizziamo per ogni uovo circa un etto di farina. Questa è la quantità che mi è sempre stata raccontata. In realtà mi sono reso conto negli anni che quando ci sono tante pastelle da tirare, soprattutto a mano e quant'altro così, insomma, stare un po' più scarsi con la farina aiuta ad avere un composto un po' più morbido. Bravo. Che aiuta, insomma, a non arrivare a fine giornata con le braccia troppo stanche. Quindi partiamo facendo la fontana. La facciamo perché in questo modo è più facile sbattere le uova direttamente sul pianale. Utilizziamo una farina 00 di alta qualità. Ne tengo un po' da parte perché può sempre tornare utile verso la fine per lavorare il composto. Prendiamo le uova e le mettiamo all'interno del nostro vulcano di farina. Ora, prima di tornare a impastare con le mani, è prudente pulirle, lavarle. Ora cominciamo a sbattere le uova, stando attenti a non rompere gli argini che abbiamo creato con la farina. Una volta che l'uovo è abbastanza uniforme, possiamo cominciare lentamente a prendere su un po' di farina poco alla volta. Bisogna avere molta pazienza perché chi ha fretta sbaglia, rompe gli argini e dopo raccogliere le uova per il tavolo, insomma, non è mai piacevole. Ce ne sono volute un po' per prendere la manualità, però mi insegni anche tu che è una cosa che l'importante è farne tanta. Tanta. E la quantità. Insomma, si acquista anche una certa dimestichezza con queste attività che sono, io dico, magnifiche, veramente. Ora possiamo cominciare a rompere un po' i nostri argini, perché la pasta ormai inizia a richiedere il restante della farina. Ci aiutiamo con una spatola. Nella sua curiosità, da giovane ovviamente, è bello avere anche la passione per conservare queste attività manuali. Danno un sapore diverso nelle cose, senza nulla togliere a quello che è il domani, la tecnologia del domani, che sicuramente, insomma, il mondo cambia ed è giusto che cambi in meglio, ecco. Però Daniele ha questa curiosità, il fare il cuoco, lavorare in cucina, la curiosità secondo me è indispensabile. Ora iniziamo ad avere la consistenza giusta per passare esclusivamente alle mani. Teniamo sempre un po' di farina di scorta nel caso servisse. Diamo una pulita giusto per facilitare le operazioni. E qui è tutto un lavoro di polso e palmo. Quando l'impasto, come in questo caso, sembra diventare un po' appiccicoso, dato che non è ancora bello liscio e uniforme, usiamo un po' della farina che abbiamo messo da parte. È un'arte perché coinvolge tutti i sensi. Vedremo adesso, abbiamo il tatto, ovviamente Daniele sta lavorando e deve sentire la pasta sotto le mani, sotto al palmo. Poi vedrete dopo la vista, perché quando sarà pronta per essere tirata col mattarello, la sfoglia presenterà delle piccole vescicole, e quindi anche l'occhio ovviamente fa la sua parte.
Poi una cosa che mi piace fare da morire è sentire anche il profumo della pasta, perché è proprio uova e farina che in un qualche modo richiamano tutte le preparazioni, dalla pasticcera a qualsiasi altro impasto in cui vengano utilizzati questi due ingredienti, quindi anche soltanto prenderla e sentire il profumo è incredibile. La cucina è questo, no? I sensi sono proprio coinvolti tutti. Ok, ora ci siamo quasi, Bene, bene, l'impasto è abbastanza uniforme. Controlla, fai anche tu qualche piega così siamo sicuri che l'impasto è giusto e non ci sono problemi. Perché l'ultimo tocco lo do io, allora lui è sereno, perché altrimenti troverei sempre qualcosa. Andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con il pesto prima, quindi lo andiamo a impellicolare, riposerà per circa 30-40 minuti a temperatura ambiente, giusto il tempo di iniziare a preparare il tagliere e il mattarello in laboratorio. Questo aiuterà a rendere l'impasto più elastico e più facile da tirare anche al mattarello. Bene, siamo saliti in laboratorio dove qui noi normalmente tiriamo la sfoglia, chiudiamo i tortellini, facciamo tagliatelle e quant'altro. Ho rilavorato l'impasto che Daniele ha preparato prima in cucina e col mattarello vado dapprima a saldare il fondo. Come vedete non è omogeneo come da questa parte, per cui è preferibile saldarlo. Lo ricapovolgo e metto sempre un po' di farina sotto, perché vedrete che viene assorbita man mano che tiro la sfoglia. A questo punto comincio partendo dal centro all'esterno, girando sempre. Ci vuole la pazienza in queste cose qui e la mano, e ci vuole anche la forza, si fanno i muscoli, devo dire, anzi la consiglio come ginnastica per gli arti superiori. Tutta la pasta che noi vendiamo e cuciniamo nel ristorante e in osteria è rigorosamente tirata a mano, impastata e tirata a mano. Quindi non solo i tortellini di cui stiamo parlando oggi, ma anche lasagne, rosette, maccheroni, tagliatelle, stricchetti, tutti i formati della pasta che vengono utilizzati in Emilia, che la storia ci ha tramandato. Ecco, a questo punto mi appoggio un pochino in modo che fa un po' resistenza. Sempre dal centro verso l'esterno, cerco di muoverla così per mantenere la rotondità. Ci sono tecniche proprio come muovere il mattarello per correggerla, ma è elastica in un modo quasi impressionante. Guardate come si muove, è incredibile. Io continuo a stupirmi dopo tanti anni. Ecco. Quando cominciamo ad avere un certo diametro, io comincio a fare questo gioco, la raccolgo un pochino, mi aiuto anche con quello spessore che fa la pasta al centro per renderla più sottile a partire già dal centro della sfoglia. Quando c'è questa tendenza ad attaccarsi al mattarello significa che necessita una spolverata, perché poi nel frattempo la pasta ovviamente assorbe la farina che io aggiungo. Questo tipo di lavoro così manuale era affidato in passato alle rezdore, termine che includeva non solo chi tirava la sfoglia, ma anche chi era responsabile della dispensa di casa. In campagna aveva la chiave della dispensa, chi voleva bere un uovo perché magari aveva consumato energia in campagna o meno, doveva chiedere il permesso a lei. Aveva il controllo della dispensa e anche dell'aspetto economico. Ad esempio, la rezdore sapeva già che cosa gli veniva a costare un piatto, e questo è un po' quello che dovrebbe essere affidato ai cuochi di oggi. E io devo dire, quando faccio un piatto nuovo, mentre lo preparo, vedendo gli scarti, sapendo il costo della materia prima, quando arrivo ad averlo ultimato so già cosa mi è costato. È il compito della rezdora, una volta era la rezdora, ma è una figura secondo me che mi ha sempre affascinato. Nonna, ma all'incirca a che spessore dobbiamo portare la pasta per le tortelline? Ma guarda, deve essere abbastanza sottile, ma non esageratamente sottile, perché essendo una pasta, il tortellino che porta ripieno, non può essere sottile come quando fai un tagliolino. Diciamo che, se non sbaglio, per tagliolino, tagliatelle, tutto ciò che non va ovviamente ripieno, normalmente la tecnica che mi ha insegnato è quella di guardare che attraverso la pasta si vedano le venature del tagliere. Quindi quando si vedono le venature del tagliere, la pasta è abbastanza sottile da poter essere tagliata. Per il tortellino un pelo prima. Il tortellino, avendo un ripieno, deve contenerlo, quindi a bollore non deve rompersi. Per cui adesso vedremo, tirando, fino a che spessore possiamo arrivare. No, diciamo, arriveremo
1,5 mm. Vedete, nel momento in cui io arrotolo la sfoglia, ovviamente la parte centrale ha più giri ed è quella che schiacciando rende più sottile la parte centrale. Ecco perché si fa questo momento, si schiaccia dolcemente nella parte centrale per arrivare poi spostando le mani così in modo da rendere la sfoglia omogenea. Resta il fatto comunque che una sfoglia tirata a mano non è mai la perfezione, perché insomma la macchina è sicuramente, però la macchina un pochino più aggressiva, secondo me purtroppo, poi insomma dipende dai gusti ovviamente, il bello è che siamo tutti magnificamente diversi e quindi io lascio spazio, perché pensare di portare avanti una tradizione dal 1605 andava da sé che il nostro progetto era quello, ecco, di mantenerlo il più possibile legato alla sua storia. Ecco, io adesso lascerei la mano da miele perché avendo le braccia corte rischio di rompere la sfoglia con... Non dovrei dirlo qui di fronte a lui, però devo dire che ha una mano migliore della mia, sicuramente, ha una mano molto più omogenea. Infatti pari. questa pastella non è molto regolare. Ecco, bravo, rimproverami, ma io lo so perfettamente, conosco i miei limiti, mi brucia un po' ammetterli, però ebbene sì, no. Beh, C'è da insomma, dire che ormai però i ruoli si sono cambiati, cioè Certo. tiro almeno 3-4 pastelle al giorno, quindi è inevitabile che, come dicevamo prima, l'abitudine alla fine è ciò che rende la mano esperta. tutte le mattine passo, vengo a rompere un po' le scatole, faccio il garzone di bottega con mia grande soddisfazione perché la volontà c'è e non è così scontato e quindi è un dono grande, ecco. Prova a sentire se adesso va bene. Sì, da quella parte qui va bene, mai arrivarci con le unghie, sempre col polpastrello, così la puoi anche lavorare. Sì, l'elasticità della sfoglia te lo permette, ecco. Adesso ci accingiamo a tagliare, a fare i quadratini per poi terminare, confezionare e mettere in ripieno il tortellino. Pareggio la parte superiore che mettiamo da parte, custodiamo rigorosamente tutto. Più o meno sono 2,5 centimetri. Più tradizionalmente possiamo guardare sulle 2 dita e mezzo. Sì. Poi è vero che dipende molto dalla mano di ognuno. Se non sono anche regolari nel momento del taglio, poi vedrete che nel momento in cui pieghiamo il tortellino recuperiamo il tutto. No, ma quindi con tutti i ritagli della sfoglia cosa ci facciamo? Beh, allora da sempre la pasta ai fagioli, i maltagliati, i famosi maltagliati si chiamano così nel senso di tagliati male, con un taglio sempre sbagliato, qua non si butta via niente. Adesso vi faccio vedere come sistemare il ripieno. Allora si prende una parte del pesto, faccio dei piccoli budellini così, la restringo e metto un quadratino così di pesto in ognuno. Pensate, quando si fa i tortellini c'erano famose sfogline, no? C'è una che fa solo questo lavoro, una che taglia il budellino con una velocità incredibile. La chiusura è importante perché una cosa brutta che non amo è quando il tortellino in cottura si apre nel piatto in mezzo al brodo e questo bisogna chiuderlo bene per evitare appunto che questo si verifichi. Vede così, piego. Compongo i 2 vertici, piego leggermente la parte sopra in modo di sovrapporre quasi i laterali. Faccio così e lo faccio ruotare attorno al dito. Questo addirittura è sbagliato, vedete? È rettangolare, però l'elasticità della pasta mi permette di ricomporre il quadrato. Ecco che sovrappongo meglio e quasi non si vede la differenza che fosse. Un altro dettaglio è che se abbiamo la difficoltà a raccogliere la pasta dal suo lembo, è sufficiente mettere la mano sul ripieno, che ovviamente essendo il rilievo è più facile, una leggera pressione e la pasta viene su da sé. E qui cominciamo ovviamente a uniformare le punte, a legarle e a chiuderle. Allora, come vedete il lavoro è molto semplice, è chiaro che è un gioco di manualità. Più se ne fa e più si diventa non solo veloci, ma sono anche più belli i tortellini. Sei molto brava a renderlo semplice, perché in realtà richiede molto tempo.
Pensate che una persona veloce per fare 1 chilo di tortellini impiega 2 ore. Ecco che viene fuori la mia anima da resdora. Il costo orario, il tortellino di suo è costoso solo per il tempo che richiede. Tra l'altro, con il numero di tortellini che abbiamo fatto adesso qui, ho tirato 3 righe, nemmeno nella parte più lunga della pasta, è già un piatto di tortellini. Pensate che una sfoglia di 6 uova ci vengono fuori 1 chilo, a volte anche 1,5 kg di tortellini senza grossi problemi. Come proporzioni possiamo prendere all'incirca un uovo ogni 2 persone. Sia che siano tagliatelle, lasagne, tortellini, riusciamo sempre a ottenere da ogni uovo porzioni per una coppia. Allora, la cucina che si è sempre subito pensato di portare all'interno di questo ristorante è stata quella della tradizione storica, sia delle mamme che delle nonne. La voglia era quella di portare di alcune ricette che si erano quasi perdute, come la frittella di pasta e fagioli, come il classico tortellino in brodo di cappone, oppure altri piatti che ancora oggi per noi sono fondamentali. Perché fare questo? Perché secondo noi era quello che ancora oggi è un punto di forza di una cucina, quello che è un po' il segreto della famiglia. Ecco, allora passiamo alla cottura e mettiamo nel brodo di cappone. Volendo si può utilizzare anche brodo di manzo, noi utilizziamo il brodo di cappone perché la tradizione lo vuole così. Una volta i capponi si allevavano addirittura in campagna, in famiglia, ecco. Essendo pasta fresca, alla fine bastano giusto un paio di minuti, giusto il tempo anche che venga a galla, e poi il piatto è già pronto, il tortellino è già cotto. Poi a chi piace magari un po' più al dente si può ovviamente scolare prima, tenendo sempre conto però che poi nel piatto comunque un po' la pasta continua leggermente a cuocere, essendo il brodo caldo. Bene, adesso è il momento di impiattare. Lascio fare Daniele, il quale provvederà a dividere in 2 piatti. Prima raccogliamo i tortellini così da gestirci meglio dopo nella divisione nei piatti. La cosa molto bella di questo piatto è comunque tutto questo colore giallo dorato che è dato dal brodo e dalla pasta, e la cosa molto bella è che si può notare tutte le imperfezioni, no? Dicevamo prima che è il vero valore aggiunto di un piatto di tortellini artigianale fatto a mano, quindi ogni tortellino è diverso e bello a modo suo. Il tortellino per me, la sua morte, come si dice, è nel brodo, quindi evitiamo di associarlo a dei grassi ulteriori tipo panna o cose di questo genere. La panna è veramente un ingrediente straordinario, ma utilizziamolo per altre cose. Il tortellino va assaggiato in brodo. Poi c'è chi gradisce il mettere il parmigiano, ma è una questione di gusti. A me personalmente piace liscio solo col brodo e i tortellini senza parmigiano. Se ci approcciamo con spirito critico senza parmigiano subito, magari lo si può mettere in una seconda battuta. Io personalmente, come Daniele, ho visto, ci approcciamo probabilmente con spirito di assaggiare la qualità, quindi lo amiamo più senza il parmigiano, che o bene o male condiziona. Allora direi che abbiamo terminato questo piatto, insomma è sempre bello in un qualche modo rivivere una tradizione che abbiamo, Sì. è stata presa dalla nonna azzurra, portata avanti con te, e chissà magari anche un giorno mia figlia potrà Chissà, godere Beatrice. Intanto cominciamo a farglieli assaggiare, Esatto, così si abitua dopo- al palato, poi dopo si innamora anche piano piano gli faremo fare anche la sfoglia e il bravo. pesto. Vemo che spettacolo. Traduco? Guarda qui che spettacolo. Oggi vi abbiamo aperto le porte della nostra attività storica e avete avuto modo di conoscere la nostra famiglia. Veniteci a trovare a Modena, vi aspettiamo e speriamo anche che vi fate venire la voglia di provare questa ricetta del tortellino. Un saluto agli amici di Italia Squisita e al prossimo video.